bentornati su Crunch Languages. Scusate, questa mattina ho il sole davanti, è una bellissima giornata e stiamo raccogliendo le olive. Quindi abbiamo deciso di portarvi con noi a conoscere questa nostra tradizione. Questa mattina ci siamo quasi tutti, papà, mamma, mia sorella, anche Dida, che è il cagnolino di mia sorella. E niente, siamo arrivati qua e abbiamo messo le reti per terra, queste verdi, le reti, ok? E poi procediamo o da terra così o dalla scala, quindi saliamo su, ta, stiamo attenti a non cadere magari e buttiamo giù tutte le olive. Quest'anno le olive, come puoi vedere, siamo a ottobre, fine ottobre, e sono già belle, grandi e mature perché fa caldo, il tempo ha permesso alle olive di maturare e abbiamo un po' paura della pioggia perché se cominciasse a piovere poi acqua e vento le farebbero andare tutte a terra e non sarebbe una buona cosa. Ciao! Ciao! Cosa stai facendo? Sto cogliendo le olive, queste su in alto. Un po' di sforzo, ma ce la faremo. Non ti serve una scala? Sì, quando arriverò lassù. Dida, dov'è il Dida? Avete conosciuto Dida? Dida! Buongiorno! Buongiorno! Lei è Dida? Dida, quanti anni hai? 12. Ciao! Ciao, ed eccoci arrivati a buon punto. E cosa stai facendo tu? Si raccoglie per fare tanto olio, così poi facciamo i cannelloni buoni. Dai, su, andiamo a vedere come papà taglia con le forbici. Babbo, ma questa cosa si fa tutti gli anni? Un anno sì e un anno no? Tutti gli anni. Tutti gli anni, altrimenti che succede? Altrimenti i succhioni, I succhioni? si chiamano succhioni, Si chiamano succhioni. mangiano tutte le proprietà dell'albero. Ok, quindi bisogna tagliarli. Tagliarli È solo una volta di anno? anche più volte all'anno. Ok. Me la sono dimenticata, adesso la vado a riprendere. Allora adesso togliamo un po' di foglie, ok? Perché quando maciniamo le foglie andrebbero tolte, magari non tutte, ma è meglio toglierle, e altre cose magari che sono finite tra le olive. E poi quando abbiamo svuotato tutti gli alberi raccogliamo le reti, le stringiamo e mettiamo le olive nelle cassette. Poi ogni 9 cassette, papà, ogni 9 cassette sono 2 quintali e 30. ecco 2 quintali e 30 di olive, e da 2 quintali e 30 di olive facciamo circa quanti litri d'olio? Quanti litri? 30 litri circa. Circa 30 litri d'olio. Alcune olive, non tutte, vengono comunque utilizzate per mettere sotto l'acqua, acqua e sale, no? E devono essere grandi, belle, senza buchi possibilmente, e verdi. Mentre oppure si possono anche schiacciare, ok? E condire. Altre invece, ad esempio quelle nere, le facciamo seccare e poi le inforniamo, no? Le inforniamo e le condiamo, e sono anche buone da mangiare, quindi un po' di olio, un po' di peperoncino, anche le bucce del mandarino, Ma non so che, mica è. eccetera eccetera. Sono due, prendere la casetta. Mamma che ovviamente grida, Quelle rosse. ma va Quella bene, non capisce italiano. non capisce l'italiano. Qualche olivo bello se gigantesco. Dove mettiamo Se sotto quella pianta lo mettete là dentro, se vi capita nelle mani senza problemi. Vai. C'entrano? Aspetta.
Qua ci sono un po' di foglie, ma poi le togliamo. Ecco qua. Ok, abbiamo raccolto le olive, le abbiamo messe quindi dalle reti insieme a papà, perché questa rete è anche molto grande, da sola è complicato. Le abbiamo messe nelle cassette. Ora devo togliere qualche foglia, perché al frantoio poi faranno volare via qualche foglia, ma è meglio che arrivino al frantoio abbastanza pulite, no? Con tantissime foglie o con, non lo so, alcuni pezzettini di albero o cose, insomma, sporco. Cosa stai facendo? Allora, questa pianta ne ha poche, però sono mature, e allora, siccome è un po' scomodo mettere, dai, le scale con questa canna, non è che giochiamo, no, a biliardo, ma le colpiamo e le olive cadono, punto. Però è faticoso anche fare questo. Io preferisco, no, qua si può usare la scala. Guarda qua quante ce ne stanno, ad esempio. Provo, Au! Ah, è molto faticoso, no? Un po', dopo un po' le braccia ne vanno via da male. Adesso andiamo per prendere l'olio. Allora, le olive vengono pesate, poi si mette in quel contenitore. Ah, Basta qui. dove si lavano? O- Sì, si lavano, vanno sopra dove si lavano e si tolgono le foglie, Ah, poi passano nella macchina. sono le stesse macchine. Sono le stesse macchine, dalla macchina esce la polpa. Vedi? Tu che fai? Imballi? Non abbiamo tempo di imballare? La pasta viene, si mette su questi dischi e fanno 2 dischi di stoffa e un disco di acciaio e poi viene premuto, No, si compressano. compressa. Vedi? Acciaio, ok? Da qui va sotto quelle macchine lì, viene premuto, Ah, dopo essere stato premuto va in questa macchina qui che è un separatore, separa l'acqua dall'olio. Quindi quella macchina lì, quella prende l'olio da dentro le vasche, e le manda qui. ah, beh. Questi sono i separatori, da qui esce l'olio e poi si versa. Ma il separatore là,
deve andare. Quella era una pompa, quello che io ho detto separatore, quella è una pompa, la pompa la manda qui, la manda nel separatore e il separatore la mette qui, da qui si versa. Questo è il separatore. Questi sono 3 separatori. Questo è il risultato finale. Oro puro.